Ciao a tutti e bentrovati su Lerniamo. Molti ritengono che la lingua italiana sia estremamente musicale, ma lo sapete che è anche ricca di parole strane? Per esempio, cosa significa zuzzurellone, pleonastico, peripatetica? Non perdetevi questo video per scoprire le 10 parole più strane della lingua italiana. Cominciamo subito con la numero 1. Astruso. Questa strana parola cosa significa? Indica un concetto molto difficile da capire perché estremamente sottile o astratto. Questo problema di geometria è troppo astruso. Non riuscirò mai a risolverlo. Passiamo alla parola numero 2. Gaglioffo. Gaglioffo è detto di una persona sciocca, buona a nulla, ignorante, ma presuntuosa. Marco ora è diventato un uomo di successo, ma qualche anno fa era gaglioffo. Passiamo ora a lapalissiano. Lapalissiano si dice di un'affermazione, un ragionamento o un fatto talmente ovvi e scontati che sarebbe inutile parlarne. Ma sapete la bizzarra storia da cui deriva il significato di questa parola? Sembrerebbe che ci fosse un certo Monsieur de la Palisse, un maresciallo. Alla sua morte, i soldati gli dedicarono alcuni versi in francese. Eccoli qui. Con il tempo, però, questi furono letti e quindi poi anche scritti male. Infatti, la F di ferait, cioè farebbe, si trasformò in S, quindi serait, sarebbe. Mentre la parola envie, cioè invidia, divenne due parole, en-vie, cioè in vita, vivo. Quindi i versi originali divennero una frase un po' diversa, che in italiano sarebbe: se non fosse morto, sarebbe ancora in vita. Ovvio, no? Non mi aspettavo un discorso così lapalissiano da un politico. Prima di continuare, vi ricordo che potete trovare la spiegazione scritta di questa e di tutte le altre nostre lezioni passando dal nostro sito. Il link è nella descrizione. Lì ci sono anche tantissimi esercizi. Mi raccomando. Se invece volete tanti contenuti esclusivi, seguiteci sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter. Parola numero 4. Procrastinare. Procrastinare significa rimandare, rinviare qualcosa per prendere tempo o semplicemente per non fare ciò che si dovrebbe. Se Marco continua a procrastinare la data del suo matrimonio, si troverà presto nei guai. E mentecatto, secondo voi cosa significa?
di solito utilizzato in senso dispregiativo, come sinonimo di scemo, stupido. Il fratello di Lucia è proprio un mentecatto. Quando usciamo, passa ore intere al cellulare senza rivolgerci la parola. Eccoci arrivati al giro di boa. Parola numero 6. Luculliano. Questa parola deriva dal nome di Licinio Lucullo, un uomo dell'antica Roma famoso per le sue ricchezze e il fasto di cui amava circondarsi. Infatti, oggi questo aggettivo indica qualcosa di abbondante e raffinato, soprattutto in ambito gastronomico. Per organizzare una cena così luculliana, Anna non ha badato a spese. Adesso vediamo zuzzurellone. Questa parola indica un giovane o anche un adulto che, nonostante l'età, si comporta ancora come un bambino, quindi spensierato e amante del gioco e dello scherzo. Nonostante Roberto sia bravo e affidabile nel suo lavoro, può dare l'impressione di essere un po' zuzzurellone. Per questo non viene sempre preso sul serio. Non lo so neanche io. Bene, adesso vediamo pleonastico. Pleonastico si dice di atti o comportamenti inutili, superflui, non necessari. Dirmi di fare attenzione al traffico quando tutti conoscono la mia prudenza è senza dubbio pleonastico. Penultima parola. Sproloquio. Questa indica un discorso fastidiosamente lungo, macchinoso, prolisso, inconcludente. I suoi sproloqui non lo porteranno da nessuna parte. L'ultima parola di oggi è peripatetico. Il significato di questa parola deriva dalla scuola filosofica di Aristotele, il quale era solito tenere le sue lezioni passeggiando lungo il viale del liceo di Atene, chiamato peripato. Pertanto, oggi questa parola si riferisce a ciò che si fa o che accade mentre si passeggia. Attenzione però! Il termine peripatetica al femminile indica invece una passeggiatrice, una donna che passeggia molto e per questo di solito è riferito ad una prostituta che appunto va avanti e indietro sul marciapiede. Io e Marta facciamo sempre delle lunghe chiacchierate peripatetiche quando ci incontriamo. Entrambe, infatti, adoriamo camminare. Bene, di queste 10 parole, quante ne conoscevate già? Quante invece sono nuove? Fatemelo sapere nei commenti o divertitevi a inventare una frase utilizzandole. Io vi aspetto al prossimo video. Ciao ciao!